Buongiorno a tutti, dopo poco più di un mese torniamo in gara, sempre a Leno, questa volta trofeo UD Series, quello che anni fa si chiamava XRS. Allora, è una gara dove non ci sono quelli che io chiamo mostri, cioè i campioni del mondo, finalisti mondiali europei, ma ci sono tanti piloti molto forti. E il mio obiettivo di questa gara onestamente è ritrovare la finale A, perché quest'anno abbiamo fatto per adesso 2 gare e non ci siamo mai andati. In questa gara onestamente secondo me è possibile raggiungerla, anche se molto molto difficile, serviranno delle gran qualifiche. E noi ci siamo preparati portando una novità che non avevamo mai usato prima, cioè i pesi messi sul retrotreno per cercare di avere più inserimento sulla macchina. E poi abbiamo fatto tanti test in queste settimane nella nostra pista di casa per cercare di capire meglio cosa fa cosa. Cioè, come avete visto nelle altre gare, noi spesso quando facciamo modifica al setup andiamo parecchio a tentativi, un po' alla cieca, e invece abbiamo fatto delle prove per capire meglio ogni modifica quale effetto ha e quindi cercare di essere più chirurgici. Abbiamo fatto anche una modifica al setup di base con la quale siamo venuti qua in pista. Non mi aspetto che il setup funzioni già pronti via, perché chiaramente fare un setup sulla carta a casa è un discorso, poi metterlo in pista, anche se la pista la conosciamo già, è tutto diverso, perché ogni volta c'è un grip diverso, stanotte ha piovuto, c'è una temperatura diversa, però spero che con i test fatti riusciamo, una volta capito cosa serve alla macchina, a fare gli aggiustamenti giusti senza andare fuori strada. Ah, una cosa che mi stavo dimenticando di dire, ma è importante, è che questa gara si svolgerà tutta nella giornata di oggi, di domenica. Sinceramente io non ricordo, erano anni che una gara di buon livello non si svolgeva tutta su una giornata, ormai l'abitudine è quella di diluire la gara anche al sabato con qualche turno di qualifica, invece questa sarà tutta nella giornata di oggi. Ieri erano su tutte prove libere che noi abbiamo saltato, quindi da una parte abbiamo risparmiato budget a livello di spostamenti, trasferta, materiali di consumo. Dall'altra però umanamente, cioè, io starei in pista una settimana intera, e quindi una gara che inizia alla domenica e finisce la domenica sera, praticamente arrivo in pista, il tempo vola e non mi accorgo neanche che la gara è già finita. Mi piacerebbe durasse di più, ecco, a livello umano, ma questo è un altro discorso. Allora, abbiamo fatto la prima libera, colpa mia, non ho fatto partire la registrazione video purtroppo, quindi non posso farvi vedere le immagini. Allora, siamo partiti con i pesi dietro e la macchina sembrava, anzi, non è che sembrava sul bagnato, in realtà stanotte ha piovuto, la pista era ancora molto umida, cioè davanti la macchina non entrava, non girava come quando la pista è umida, e dietro scivolava tanto, e siamo partiti con i pesi al posteriore. Ho provato a toglierli perché la sessione era da 10 minuti, togliendoli la macchina è cambiata completamente, molto più stabile dietro, e in queste condizioni abbiamo tirato giù 3 o 4 decimi, ma chiaramente non fanno testo perché adesso la pista andrà progressivamente ad asciugarsi. Adesso ci sarà un altro turno di libere, ne hanno messo un altro da 5 minuti, ripartiremo coi pesi perché secondo me con la pista a posto, asciutta, è meglio la macchina con i pesi, volta e ruota di più. Quindi bisognerà capire però adesso quanto tempo ci impiegherà ad asciugarsi la pista. Vediamo in questo secondo turno quanto sarà cambiata e poi decidiamo cosa fare per le qualifiche. La presentazione della gara ve l'ho già fatta in pista, quindi adesso velocissimamente vi do 2 comunicazioni di servizio. La prima è che questo è il primo video in qualità 4K che pubblico, il top della qualità. Prima non riuscivo perché avevo un PC lento, vecchio, che si bloccava, ma da circa un mese ne ho preso uno nuovo che è un'astronave e quindi finalmente possiamo decollare. In realtà non è ancora del tutto vero, nel senso, tutte le immagini che vedrete sono in 4K ad eccezione di quando vado sul palco, per capirci quando vedrete la macchina in pista. Questo perché la mia Action Cam, la Insta360, registra 10 minuti, poi si surriscalda e si blocca a questa altissima risoluzione. Ho già in programma di comprare un modello nuovo, quindi tranquilli, arriveremo anche al 4K totale, non preoccupatevi. Con il 4K non ci sono proprio più scuse per non iscrivervi al canale. Dai dati di analisi che vedo io, solo il 30% di voi che sta guardando il video è iscritto. Praticamente su 10 persone 7 non sono iscritte. E quindi vi ricordo che iscrivervi è semplicissimo, basta cliccare il tasto qua sotto
ed è gratuito, quindi a voi non costa nulla, ma per il canale è di grande supporto perché aiuta l'algoritmo a diffonderlo e quindi far conoscere questo nostro sport a quante più persone possibili. Quindi fatto? Cliccato? Ok, allora possiamo partire. Dopo i 2 turni di libere facciamo il classico briefing con la direzione gara. La gara si svolgerà in regime di parco chiuso per le gomme, ma stavolta la cosa anomala è che per problemi organizzativi i treni di gomme sono praticamente contati, quindi se qualcuno avesse voluto partire per ogni manche di qualifica con un treno nuovo o fare 2-3 cambi gomme in finale non è possibile. Tutti dovranno farsi bastare un treno per tutte le qualifiche e un treno per la finale. Detto questo, siamo pronti per entrare ufficialmente in gara. Oh mamma mia, iniziamo male. Non che sia una novità per noi, anzi, ma qua male. Sto remando tantissimo e quasi la lanciavo nell'erba. Butti via le batterie in modo del cazzo, Massimo. Bisogna stare più calmi. Non è questione di stare calmi, la macchina ha un comportamento assurdo. Nella S lì sei penoso. Com'è possibile che sia peggiorata così tanto da essere incontrollabile, quando il grip sulla pista, al contrario, con il passare del tempo sta aumentando? Non capisco. Ale, ciliegina sulla torta. Neanche la mancia abbiamo finito, abbiamo spento. Quindi i problemi adesso diventano 2, macchina e motore. Secondo me miscela, senti com'era secco. No, la macchina è stranissima. Infatti è spanato questo qua. Questo qua è spanato. Questo qua è rimasto su ammortizzatore e è venuto via dalla... La buona notizia, se così possiamo dire, è che abbiamo trovato l'ammortizzatore posteriore sinistro staccato. La vite che lo fissa nella parte inferiore si è spanata, quindi stavo guidando con 3 ammortizzatori. La cattiva è che, come al solito, la sfortuna sembra perseguitarci. Non poteva succedere nelle libere, no. L'ammortizzatore ha aspettato giusto che iniziassero le qualifiche per staccarsi. Ah, che pazienza che ci vuole. Allora, qualifica 1 terminata, possiamo ufficialmente dire che siamo tornati nel baratro più totale. La macchina era inguidabile, mai avuto una macchina così. Mi avete visto fare anche un errore nella qualifica, pensate, sono 3-4 anni che pubblico video, pensate se vi ricordate a un errore che ho fatto in qualifica, quando l'ho mai lanciata nel prato, praticamente mai. Cioè, la macchina era veramente inguidabile e questo mi preoccupa tanto. La cosa positiva è che adesso ai box abbiamo trovato un ammortizzatore dietro che si era spanato un attacco e quindi l'ammortizzatore dietro era staccato. Spero che il problema sia quello, perché se è qualcosa di assetto veramente non lo so, perché nelle libere comunque la macchina non era a postissimo ma andava bene. Adesso era inguidabile, la macchina saltellava davanti e ogni volta che davo gas l'anteriore galleggiava in aria, cioè era veramente una cosa assurda. E nonostante questo, altro problema, abbiamo spento a 3 minuti e 50, cioè all'ultimo giro non siamo riusciti a chiuderlo. E questo è ancora più grave perché abbiamo fatto una manche di merda, quindi lenti, non è che ne andavamo fortissimo e non abbiamo finito, non è bastata la miscela. Proveremo a chiudere adesso un po' il motore, ma io non sono convinto che riusciamo a finire 4 minuti e... così io non mi ricordo, veramente una situazione così disastrosa tra motore e macchina, io non la ricordo. Vediamo nelle altre 2 qualifiche come va. Siamo alle strette perché le manche di qualifica saranno 3, di cui verrà scartata la peggiore, e noi ci siamo già giocati il jolly nella prima, quindi non possiamo più sbagliare. Vi riporto questa discussione tra me e mio papà, estratta dal suo microfono, per farvi capire quanto viviamo la gara in modo viscerale e quanta tensione c'è in questo momento. Comunque nelle gare ci vuole la calma. Con più sei calmo, con più... Ma tu non mi puoi dire guidate No. male e poi c'è ammortizzatore Sì. di cosa stiamo parlando. Poi, ripeto, io non sono magari quello si è staccato dopo, Non lo so. perché la macchina era stranissima dall'inizio. Non sto dicendo niente. Tu ti fai una questione mentale. Hai sentito che quello là ha fatto il miglior tempo, devo No, battere. tu non hai capito proprio niente, ti sembra che io sono uno che gliene frega qualcosa. Ma Ho che mai conta? sbagliato in una gara, ho mai sbagliato. Ascolta, che conta, te lo dico sempre. La calma è la virtù dei forti. Più sei calmo e più sei forte.
in quello sport qua più sei calmo e più sei forte. Sì, ma lo vedi anche te che se la macchina non va bene, Sì, posso fare. ma su quello non ti do torto. Se sei calmo vai, è sbagliato, se non stai strada la macchina, devo fare io. Bene, è il momento della Q2, speriamo di aver risolto il problema e che adesso la macchina funzioni come si deve. Il problema non era il ammortizzatore, il motor è ancora in guida. Q2 terminata, non bene ma meglio, cioè la macchina non era rotta, effettivamente l'ammortizzatore è staccato, la rendeva inguidabile, ma non è ancora a posto, la macchina dietro scivola tantissimo e spero di aver capito qual è il problema, lo vedremo adesso in Q3. Non siamo mai andati con gli ammortizzatori dietro tutti sdraiati come oggi, perché l'ammortizzatore dietro sdraiato dovrebbe darti più rotazione. Il problema è che non c'è mai stata una pista, io non ricordo a Leno aver visto così poco grip, e quindi secondo me il problema sta lì. Adesso proviamo solo ad alzare gli ammortizzatori dietro tutti, anziché averli tutti sdraiati, tutti in piedi. Mi aspetto che tenga molto di più la macchina, che è quello che mi serve. Per il resto adesso il motore l'abbiamo chiuso, ha chiuso i 4 minuti, andava anche bene, ci serve quello. Allora, per la finale A la vedo male, nel senso che ufficialmente adesso siamo noni, saremo gli ultimi della finale A, ma perché qualcuno, diciamo, di chi sta davanti di solito ha avuto problemi, quindi secondo me matematicamente dovrebbero passarmi un paio di persone, a meno che adesso faccia l'ultima qualifica, la qualifica della vita, e facessi, non so, sparo una settima, ottava posizione, e allora forse potrei entrare, ma sono molto dubbioso. Secondo me là ce la siamo giocata. Vediamo, a me interessa vedere adesso nella terza qualifica che la macchina funzioni come dico io, che stia giù, perché comunque anche adesso era difficilissima da guidare. È dietro che è inguidabile, non sta dritta. Erano sempre usati su noi, che teneva troppo. Noi oggi con la pista che c'è, che secondo me c'è pochissimo grip, i tempi sono alti, io lo porterei, se non a tutto in alto, perlomeno al secondo dall'alto. Procediamo come detto quindi ad alzare la posizione degli ammortizzatori posteriori, considerando che ci sono 4 fori e noi eravamo nel più basso ora, chiamiamola la posizione 4, quindi li porteremo in posizione 2. Questa modifica influisce su altre regolazioni, quindi procediamo a rifare down stop e altezza da terra. Ci giochiamo l'accesso alla finale A in questa ultima manche di qualifica, siamo sul filo del rasoio, o la va o la spacca. È migliorata rispetto a prima. Perché? Rischiamo, facciamo la batteria così vediamo. Quando ho detto o la va o la spacca lo intendevo letteralmente. Il motore iBox ha il minimo molto su di giri, classico sintomo di quando è magro. Il problema è che appena lo ingrassiamo di un niente perde troppo in prestazione. Ma non abbiamo scelta, perché guardate la differenza che c'è tra noi e la gente che ci sta davanti. Cioè, capite che 2-3 km di differenza di top speed possono starci, ma 10 è un abisso, cioè saranno 2 decimi solo di motore. Oh, finalmente un sorriso, siamo in finale A. Come al solito le nostre gare non sono mai scontate, abbiamo fatto il 10° tempo, hanno deciso di fare 2 finali A e B da 11 e 11, quindi partiremo in fondo ma nella finale A. Meno male, abbiamo evitato le insidie della finale B e diciamo che lo considero un premio, perché finalmente una volta nella mia vita ho fatto una modifica e quella era quella da fare. Alzare gli ammortizzatori dietro ha completamente cambiato la macchina. Adesso la macchina si poteva definire macchina, si poteva guidare. Infatti abbiamo fatto 14,3, gli altri giravano in 14,1, 14,0, quindi siamo lì. Non con i primissimi, ma secondo me per metà classifica ce la possiamo giocare in finale. Saranno 30 minuti lunghi e nella finale cambia tutto. Quindi contento di essere andato in finale A, e non si farà cambio gomme perché per problemi organizzativi, insomma, c'è un treno di gomme per pilota e basta, quindi non si può neanche optare per una strategia con una sosta, si andrà dall'inizio alla fine con un treno di gomma. Anche quello sarà interessante da vedere, perché
Credo che comunque solitamente qua anche nella mezz'ora un cambio gomme si faceva a 15, invece oggi no. Ma oggi comunque è proprio tutto diverso, cioè io non ho mai visto così poco grip su questa pista, cioè, quindi sarà da vedere il consumo gomme. E ecco, una cosa importante, il motore nella Q3 l'abbiamo smagrito per arrivare a fare i 4 minuti, ma è partito bene forse il primo minuto, il primo paio di minuti, poi cioè fuori dalle curve era veramente al limite della bucata, e quindi adesso abbiamo provato a scomprimerlo e come al solito incrociamo le dita. Non chiedetemi cosa significhi scomprimere un motore o quali effetti abbia, perché non lo so. Spero solo sia la cosa giusta da fare. Una volta fatta la modifica, accendiamo la macchina sul banco per assicurarci che il motore perlomeno vada in moto, e ne approfittiamo per controllare grosso modo che la frizione sia ok. In tutti questi anni ancora non vi avevo mostrato questa cosa, ma adesso è l'occasione giusta per farlo, perché avevo appoggiato la telecamera sul banco dimenticando di spegnerla, e quindi casualmente ho registrato questi momenti prima della finale, dove mi prendo sempre qualche momento per isolarmi da tutto e tutti, concentrarmi e ripassare il piano gara. Ah, un'ultima cosa prima di andare in pista, una cosa incredibile che non avevo mai visto prima, e ho notato mentre nell'attesa che toccasse a noi guardavo la finale della categoria GT. Guardate questo ragazzo, nonostante possa utilizzare solo un braccio, riesce comunque a guidare utilizzando il volantino con una mano sola. Muove il grilletto con l'indice e gira il volantino con il pollice, e va anche forte. Pazzesco, è un mito. Questa è la dimostrazione di come, quando si ha una passione infinita, si riesce anche ad andare oltre ai limiti che sembrano impossibili da superare. C'è già un problema ancora prima di partire. Sì, perché hanno scelto di utilizzare la procedura di chiamata sul palco come si fa nei grandi eventi. È una cosa che raramente si fa ad esclusione di gare ufficiali tipo europei o mondiali. Di solito ognuno si sceglie il posto che preferisce, e poi nel caso ci fossero conflitti viene data precedenza di scelta a chi si è qualificato meglio. In questo caso no, ci hanno chiamato in ordine di qualifica, quindi con mia grande gioia, essendo decimo, arrivo e ovviamente il posto dal quale di solito guido io, che è questo, è già occupato. Quindi mi tocca mettermi un paio di metri più a destra, e vi garantisco che può sembrare una cosa di poco conto, ma fa tanta differenza, perché cambiare posto vuol dire avere una prospettiva diversa di tutto il tracciato, e in uno sport dove ci si gioca la gara sui decimi capite che non è banale la cosa. Comunque non ho alternative, quindi devo cercare di prendere subito le misure nel warm-up. Ali Frandi, qui, e lui è lì. Fermi tutti, sospensione tecnica. Anche questa procedura credo di non avervela mai mostrata. Spiego velocemente per chi non la conoscesse. Durante la finale, nei minuti di warm-up che precedono la partenza, se un pilota ha dei problemi può chiedere al direttore di gara la sospensione tecnica, appunto. In questo modo vengono aggiunti altri 10 minuti prima della partenza per dargli modo di riparare o risolvere il problema. Di conto però dovrà partire in ultima posizione. In questi 10 minuti tutti gli altri piloti non possono toccare le macchine in nessun modo, si deve attendere ai box e basta. Ok, sospensione tecnica terminata, finalmente si parte, andiamo in griglia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Non ci credo. Cosa hai fatto? Credo. Eh? Ho dato la carrozzeria sotto.
fatto un giro fa, corri ai box e mi devi ripiegare la carrozzeria. Dai, te lo sistema, te lo sistema. Che cazzo me la sistema? Bello, c'è livello, dai, entra ai box. No, no, ditemi che non è vero. Ho fatto la partenza migliore della mia vita. Allo start sono partito come un colpo di fucile, il motore un missile. Ho bruciato la macchina davanti a me e ho preso subito una posizione. Poi sul tornante davanti al transponder sono stato cucito al cordolo per sfruttare eventuali errori di qualcuno. E infatti una macchina bianca ha sbagliato, quindi io ho preso un'altra posizione e poi la sfortuna più totale. La macchina rossa e quella arancio davanti a me si sportellano rallentandosi. Io arrivo molto più forte e senza volerlo mi ritrovo praticamente in mezzo a loro. Siamo three wide, tre appaiati, cioè mai successa una cosa simile. La rossa per rientrare in traiettoria mi chiude la porta e io la pizzico per un niente. Un contatto leggerissimo che non so come mi piega però la parte frontale della carrozza. Ma non è finita perché al tornante giro più interno di loro. In questo momento ho preso altre due posizioni. Praticamente dalla partenza in due curve ho guadagnato in tutto 4 posizioni. Ma in uscita la macchina arancio mi tampona e mi capotta. Non mi sento di dargli nessuna colpa perché nelle fasi di partenza è tutto troppo concitato e poi qua gli spazi erano veramente ridotti. Devi farlo passare, sono doppiato? Non lo so, quando ti arriva sotto lo fai passare. Ho chiesto se devo dare strada perché anche altre macchine hanno avuto contatti e problemi in partenza. La rossa è quella con cui ho piegato la carrozzeria, quindi magari non sono doppiato rispetto a lui. La direzione gara non chiama niente. Dai miei box ne sanno ancora meno. Allora io faccio il mio passo. Se ne ha per venirmi a prendere, bene, e poi ci penseremo. 5, posizione 6. Direi di no, abbiamo lo stesso ritmo. Buono, buono. Finalmente adesso in finale sono molto più competitivo che in qualifica. Ok, adesso devo indubbiamente lasciare strada perché la macchina bianca che mi segue è in P2 o P3 ed è più veloce. Ha fatto passare, ha sbagliato lui dopo. L'ha fatto passare sbagliato. Ha sbagliato lui. No, ha sbagliato perché l'ha fatto passare sbagliato. Però va bene uguale. Dai. No, adesso va bene tutto, capisco la tensione della gara, ma le allucinazioni no. Cioè, secondo il meccanico della bianca, questo è sbagliato? Sì, forse ho sbagliato ad essere anche troppo morbido, cioè ho proprio dato strada con la massima comodità possibile, potevo stringere un po' di più e perdere io meno tempo. Poi una volta che lui sbaglia la curva successiva, ok, sono doppiato, ma cosa devo fare? C'è strada e ripasso. Le gomme le vedo male io, Le gomme le vedo male. La Madonna. Purtroppo sì, siamo a 13 minuti, poco meno di metà gara, e la mia osservazione non è tanto riferita al momento quanto una previsione. Le gomme adesso sono ancora abbastanza ok, ma sento che c'è stato un drop marcato rispetto all'inizio e pensando che mancano ancora 17 minuti non sono sicuro che riusciremo ad arrivare alla fine con questo set. Quello che è dietro è Salemi, Ah, è dietro però di te, Massimo. No, che cazzo mi dici? Vabbè, fa niente, dai, fa niente. Ah, che errori stupidi! Mi hanno detto di dare strada alla macchina che arrivava dietro pensando fossi doppiato. In realtà era a pari giri dietro di me e quindi gli ho regalato la posizione. Difendermi è la mia arma migliore. Abbiamo sprecato un'occasione, peccato.
Oh mamma, sono andato larghissimo, non riesco più a tenere la corda in fondo dopo il rettilineo. Calmo Massi, è ancora lunga. Figa, non c'è più gomma. Al limite cambiamo solo l'anteriore destra. Mancano ancora 12 minuti e adesso le gomme iniziano a essere veramente messe male. Ma cambiare solo una gomma, l'anteriore esterna, non mi convince per niente. Pure nel misto adesso inizia a partire di traverso. Occhio dove, cosa faccio? Massi, vuoi che cambiamo la gomma? Adesso no. No, la gomma è una cazzata. Se ci dobbiamo cambiarle tutte perdiamo un bordello. Ancora? No, devo alleggerire, non riesco più a entrare pieno. Inizio fatica a fare il curvone del tabellone. Non riesco più a fare il curvone del tabellone. Se vuoi te lo cambiamo, cosa ti devo dire? Siamo a 6 minuti dal termine, manca ancora un rifornimento. Credo ormai non abbia nessun senso fermarci a cambiare anche solo una gomma. Tra l'altro la bianca davanti a me è la macchina in P7 dietro di me e vedo che mi sto anche avvicinando. E guardate, ho rischiato di decollare. È ancora larghissimo qua. No, ok, allora sono tutti in crisi. No, andiamo fino alla fine, non cambiare niente, Capito? Le gomme finiamo così, non cambiare. Dai, va bene. Cosa spento, Salemi? Cosa spento sul letto, Salemi? In bianco, anche rosso. Non lo so. Ci sono in gara 3 macchine bianche, 2 davanti a me in posizione 3 e 5 e una dietro, quindi avevo il 66% di possibilità di guadagnare una posizione a discapito del suo problema, ma purtroppo per me ha spento l'unica che era già dietro, mannaggia. Dobbiamo fargli un robotto? Eh sì, a 2 minuti. 4, 8, 12, 16, 20, arrivato a 28, 30, mancano 2 minuti. Matematica non è un'opinione. No ragazzi, non facciamo scherzi, Non facciamo come la My Candy dove abbiamo sbagliato tutti i timing dei rifornimenti e sono rimasto a secco, vi prego no. Oh, c'è qualcosa che non va. No, proprio ora che manca un minuto. La macchina ha qualcosa di strano, va tutta storta e appena tocco il gas sembra andare in testacoda. Non capisco, non penso sia la gomma, va bene un calo, ma qua di colpo la macchina non sta più in strada. Ancora sul curvone, rischio di lanciarla nel prato. Dai, manca poco, Massimo, ormai. E nella chicane non sta dritta. Niente, a questo punto l'importante è solo rimanere in pista. Calo il ritmo e vediamo di portarla alla fine così. Mancano 20 secondi. Sì, la cinghia pure. La cinghia davanti? La cinghia, quella la puleggia, la cinghia davanti. Meno male che si è rotto l'ultimo minuto. Ebbene sì, vi confermo che nell'ultimo minuto si era rotta la cinghia anteriore. Come potete vedere nella parte superiore ci sono ancora tutti i denti, mentre nella parte bassa si è lisciata e non ci sono più. Per quello la macchina faceva cose strane, perché prendeva e non prendeva. Chiudiamo in sesta posizione. Come avevo detto prima della finale, secondo me partendo dalla P10 potremmo risalire circa fino a metà classifica
e così è stato. Considerando anche la partenza che dal sogno si è trasformata in incubo e dove abbiamo perso più di un giro, si poteva fare una posizione meglio, forse quarti, forse, ma non di più. Per il podio servivano 2 o 3 decimi meglio di prestazione e oggi non li avevamo, gli altri sono stati più bravi di noi. La cosa più positiva che porto a casa da questa gara però è l'aver azzeccato la modifica al setup in qualifica. Da lì in poi la nostra gara è svoltata ed è stata un crescendo, quindi bene, vuol dire che tutti i test che abbiamo fatto proprio a questo scopo sono serviti e hanno dato i loro frutti. Chiaramente una rondine non fa primavera, ma finalmente vedo una luce in quel buco nero che per noi è il setup. Non mi resta che salutarvi e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!